Ciao amici di Pensare Mac, auguri e buon anno nuovo, un 2016 che voglio iniziare alla grande con la recensione di un prodotto speciale. Sì, perché se ancora non l'avete capito, ho una vera e propria passione per gli speaker Bluetooth portatili e l'Ultimate Ears Boom 2, sì, merita proprio di essere il primo video dell'anno. Ultimate Ears per gli amici UE Boom 2, uno speaker Bluetooth portatile sicuramente di alta fascia e dalle prestazioni importanti, ma con uno spirito decisamente giovane e dinamico. Lo si nota già dalla bellissima confezione a cilindro, che si rivela essere un vero e proprio cofanetto diviso in due parti, la prima delle quali contiene lo speaker, mentre nella seconda ci sono gli stilosissimi accessori, il cavo di ricarica USB piatto e il caricabatterie da parete, con un adattatore italiano ma anche uno britannico. Il tutto in tinta verde fluo, insomma un set di accessori che si presenta davvero bene. UE Boom 2 ha un design davvero inconfondibile e riconoscibilissimo, a forma di cilindro e con l'iconica presenza in bella vista del più e del meno del volume, simboli che caratterizzano il family design di tutti i prodotti UE. Come vi dicevo, un prodotto davvero dinamico e il rivestimento si divide tra una plastica in TPU e un tessuto intrecciato che copre i diffusori. È una combinazione di materiali che rende questo speaker praticamente pronto a tutto e infatti non solo è impermeabile secondo lo standard IPX7, ma è anche resistente a cadute fino a 1,5 m di altezza. Caratteristiche queste che, combinate al fatto che è in grado di diffondere l'audio a 360 gradi, rendono UE Boom 2 un dispositivo perfetto per un uso all'aria aperta o durante le feste più sfrenate, senza alcuna paura di danneggiarlo. Le dimensioni relativamente compatte, un peso accettabile e materiali non particolarmente delicati consentono di portarlo con sé praticamente ovunque, complice anche una batteria piuttosto capace, che arriva a superare tranquillamente le 10 ore di utilizzo a volume sostenuto, autonomia residua che si può poi tenere sotto controllo semplicemente premendo i due tasti del volume. 70% di carica. La batteria si può ricaricare tramite il connettore micro USB posto in fondo allo speaker e nascosto sotto questa protezione e questo anello che è utile volendo ad agganciarlo, ma che una volta tolto rivela la presenza di un attacco a vite standard da cavalletto, mentre di fianco è presente anche un connettore jack da 3,5 per collegarlo a filo. Una delle caratteristiche che differenzia questo speaker dalla massa è però l'interazione con la sua applicazione dedicata, app che permette di andare a controllare Boom 2 nella sua equalizzazione o andando a variare alcune funzioni di utilizzo, ma anche e soprattutto di poter sincronizzare due dispositivi affinché lavorino in sintonia stereo. L'applicazione ha un vero valore aggiunto, perché ad esempio si possono anche impostare sveglie personalizzate o attivare la funzione che consente di passare da un brano all'altro facendo dei tap sulla sommità, funzione che sinceramente però non ho trovato così particolarmente comoda. Comoda invece la possibilità di accendere lo speaker da remoto direttamente dall'applicazione. Già, perché UE Boom 2 dispone di uno dei migliori collegamenti Bluetooth che abbia mai avuto modo di provare. Tira parecchi metri ed è in grado di coprire agevolmente un appartamento di medie dimensioni. Già, ma come suona UE Boom 2? Beh, suona che è una meraviglia, con una gamma dinamica piena e vivace, dai toni alti ben definiti fino a bassi corposi e poderosi. Molto buona anche la resa sul parlato, tanto che ho effettuato i miei consueti test collegandolo alla TV per la visione di film. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Rispetto al suo diretto concorrente come il Bose Soundlink Mini 2 di cui vi ho parlato quest'estate, direi che la qualità sonora generale si equivale, anche se devo dire il Boom 2 è meno poderoso sui bassi, ma sensibilmente più potente come livello di volume.
Già, il volume che raggiunge livelli incredibili. UE Boom 2 ha una potenza che sembra non finire mai, una potenza che definirei smisurata, e non lo dico così a caso. Ad altissimo volume infatti il Boom 2 cambia carattere e perde purtroppo un po' della precisione che invece lo contraddistingue in un normale range di utilizzo. Ma vi dico onestamente che il volume è talmente elevato che io non sono mai andato oltre il 60% e quindi per come la vedo io è un difetto assolutamente trascurabile. Per concludere, e dopo un mese di utilizzo quotidiano, vi dirò che Ultimate Ears Boom 2 mi ha davvero conquistato. Non ha forse il fascino e l'elegante appeal del suo concorrente Bose, ma ha tantissimo carattere e una robustezza che lo rende sicuramente molto più versatile, soprattutto nell'uso all'aria aperta. Ma fatemi sapere se questo prodotto ha conquistato anche voi come ha fatto con me, magari qui sotto nei commenti, e come sempre se volete supportare il mio lavoro, il mio canale o semplicemente se vi è piaciuto il video, fatelo lasciando un bel mi piace, condividendolo o iscrivendovi al canale. Un saluto e ancora un augurio di buon 2016 da Manuel Agostini e naturalmente vi aspetto al prossimo video, sempre qui su pensaremac.it.